Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi Angi in compagnia della F900 GS, versione molto attesa. L'hanno veramente cambiata tantissimo e quindi è una moto completamente diversa rispetto alla versione precedente, e quindi cerchiamo un po' di capirla intanto, visto che è una moto che, vabbè, questa è equipaggiata con l'Enduro Pack, quindi con la forcella Showa da 45 in luogo della versione normale, diciamo. Questo è un optional che si paga in più, 1700 e qualcosa euro, ma questa moto verrà utilizzata anche in città, quindi è giusto che il video l'onboard parta anche da qua, perché secondo me è una moto che soprattutto se la prendete non così specialistica, cioè con queste sospensioni, vedere un po' come si comporta anche in ambito urbano. E allora vi ricordo ragazzi, iscrivetevi al canale, abbiamo superato quota 1000, quindi sono veramente tanto felice. Vi ricordo che tutto questo lo faccio fondamentalmente per voi, perché nessuno mi dice di fare niente, nessuno mi paga, e quindi lo faccio per il gusto e il piacere di farvi vedere dei contenuti per tutti i vostri commenti. C'è ovviamente anche qualche critica, ma la maggior parte sono commenti che mi piace leggere, motociclisti, gente con cui ho veramente piacere. Io rispondo quando posso praticamente a tutti. Perdonatemi se qualche volta magari mi faccio scappare qualche messaggio, ma quindi mi raccomando ragazzi, l'80% di voi vede i miei video e non si iscrive, fatelo, non costa niente, semplicemente potete anche scegliere di non vedere la copertina quando esce un mio video, però a me fate un bel regalo, mi fate capire che non solo che l'avete visto, ma che insomma in qualche modo guardare un mio video vi ha segnato quel secondo in più, il mio impegno, il mio tempo, voi avete fatto un click, quindi ve ne sono molto molto grato. E allora, cosa dire di questa moto? Che è dimagrita tantissimo, 14 kg in meno. Poi bisognerebbe capire chiaramente se sono reali oppure no, perché noi sappiamo come poi vanno a pesare le moto. L'unica modo è metterla su una pesa e capirlo, vedere il dato esatto. Ma cosa vi posso dire? Partiamo ovviamente, essendo ancora nel contesto urbano, da come si muove nel contesto urbano, quindi dall'ergonomia. La zona di calzata è molto stretta, si allarga davanti, ma da seduto non si sente più di tanto questo svaso che si va ad allargare qua dal serbatoio che è diventato in plastica, è sceso il litraggio complessivo e ha perso 4,5 kg, quindi 250 grammi dal forcellone, 4,5 kg. Mi pare che il motore anche abbia subito una cura dimagrante. Come vi dicevo, questa è la versione Enduro Pack. Abbiamo quindi sospensioni Showa con riporto superficiale per la scorrevolezza. Sapete che ci sono i vari DIN, DLC, Diamond Like Carbon. Questo è nitruro di titanio. Dovrebbe, ovviamente non è l'unico elemento che contribuisce alla scorrevolezza, il fodero è soltanto uno degli elementi, è la parte conclusiva, la ciliegina sulla torta, no? Perché poi c'è tutta la parte interna, le boccole, tutte le parti che aumentano la scorrevolezza e quindi la vostra sensibilità, e quindi migliorano ovviamente l'handling della moto e il piacere di guida. No, non vi fate delle strane idee, non vi fate idee pensando che sia venuto da questa strada sterrata. No, non ho fatto sterrato con lei, ho soltanto fatto asfalto e il tempo è anche limitato. BMW ha pensato bene quest'anno di stravolgere un pochino il gioco, partendo dalla R1003 GS hanno deciso proprio di fare delle moto un po' più settoriali, nel senso che sono un po' più indirizzate verso gli scopi per le quali vengono costruite. Qui per esempio voi vedete, questa è ovviamente la versione con Enduro Pack, quindi abbiamo delle forcelle che sono Showa da 45 con riporto superficiale, ve lo faccio vedere bene, sembra un DLC Diamond Like Carbon. Questo è nitruro di titanio e aumenta la scorrevolezza. Ovviamente poi ci sono altre parti, le boccole, che deve essere alto scorrimento, insomma non è che si ferma soltanto lì. La pinza non è ovviamente radiale, perché questa moto è proprio concepita per andare su sterrato, quindi non serve tutta quella potenza frenante, vero Desert X. E abbiamo poi delle belle tassellate su
un cerchio da 21, raggi tangenziali, quindi tubeless, 21 davanti e chiaramente invece dietro un 17, non hanno messo un 18 e vedete i raggi tangenziali escono fuori, permettono di avere il tubeless. Abbiamo poi la regolazione remota molto bella, Sachs ZF del precarico, e qua un bel ammortizzatore completamente regolabile, cambio elettronico optional, serbatoio che è di plastica, scarico a Krapovic, 1,7 kg in meno, 250 grammi dal forcellone. Hanno pensato quindi a questa versione proprio per delle persone che hanno le idee un po' chiare, nel senso che vogliono portarla a sporcarsi, perché questa è fatta proprio per andare a divertirsi su sterrato. Su asfalto mi aspettavo di trovare una moto iperreattiva, iperagile, invece è chiaramente una moto leggera e agile, ma non così tanto. Ci sono secondo me delle altre della stessa categoria che sono più agili. La sella classica da rally, quindi stretta, lunga, molto rigida, permetterà sicuramente di sentire bene la moto, ma è molto rigida. Questa versione non permette il montaggio di niente attualmente, se non borse serbatoio. Vi faccio vedere come si tocca in sella, come si sta in sella, molto alta. Presente, è possibile prenderla in versione ribassata e anche con sella bassa, e a quel punto si può mettere il cavalletto centrale, che mi manca, ma non potete prendere l'enduro pack, quindi la prendete diciamo semplice con le show da 43 e potete prenderla col cavalletto centrale. Guardate come sto in sella e come la tengo su dal cavalletto. Dicevamo un'ergonomia buona, un'ergonomia molto buona. Il manubrio l'avete esattamente dove lo vorreste trovare, leve regolabili e uguali, frizione e freno. La frenata è sufficiente, non ho nulla da dire. Andiamo a vedere un pochino il dashboard, ma che lo conosciamo già perché è il classico di BMW, 6 pollici e mezzo con un sacco di informazioni. Abbiamo anche keyless, che però è ovviamente un option a pagamento. Dashboard di BMW classico, dove abbiamo a destra il comando delle manopole riscaldate, anzi mettiamole anche. Qua si cambiano i riding mode, le mappature, road dynamic ed enduro sono ovviamente si prendono col pack, che sono quasi obbligatori. Direi che io non prenderei mai una BMW senza pack. Si arma così e poi con un click bloccate la velocità, comodissimo, o delle zone col tutor, ecco cosa ha una grande utilità. Adesso direi andiamo a guidarla ancora un po', perché il cupolino non è regolabile, optional, ci sono ovviamente versione più alta, normale, brunito, non brunito. Non abbiamo qua aiuti alla guida, ma abbiamo i paramani di serie, questo è bel alluminio che sicuramente può servire in caso di caduta. Guardate com'è stretta, voi ci portereste qualcuno qua dietro? Direi di no, direi che non si presta a questo utilizzo. Questa moto è proprio una linea fatta e finita per andare a divertirsi. E noi allora andiamo in sella ancora un po' e vi ricordo, guardate poi questa sciccheria, potete regolare, adesso con una mano non ci riesco, ma potete regolare tirandolo su per averlo in posizione che io direi che lo vorrei verticale per averlo stradale, perché per me è troppo alto per esempio. E adesso andiamo a fare ancora 2 curve e poi la riportiamo a casa, questa BMW. Ricordate che la prova è concessa grazie a BMW Genova, Gecar. Andate a trovare Carlo Croce, salutiamolo anzi. Ciao Carlo, guardate che carina con BMW LED. Lo so che voi lo vedete male. Vi starete chiedendo perché stai andando sulle uova, Angi? Beh, perché ha piovuto poco fa, e quindi come al solito è uno dei miei classici video dove siamo sul bagnato, ma quello che si può sentire, e il bagnato in questo aiuta, è quanta fiducia e quanta sensibilità trasmettono queste forcelle e questo mono, che veramente ti aiutano a sentire la strada. Poi purtroppo ci sono le tassellate che sul bagnato non sono il massimo, ma guardate com'è bello scattante, brioso questo motore,
105 cavalli, 90 e passa newton metro di coppia. Se mi chiedete se su un peso così di 214 kg col pieno servono più cavalli, no, non ne sento assolutamente l'esigenza. Scommetto che anche in due, se ci avesse la possibilità di montare borse anche carichi, non si avrebbe necessità. E questa moto invita veramente a giocare. Guardate dove sono passato. Bicilindrico parallelo tipo KTM, forse è un pochino più emozionante, ma ragazzi i cavalli sono quelli e comunque questa ha veramente un bel tiro. Guardate com'è scattosa, vi faccio vedere proprio là, è bella, una bella erogazione che conquista. E allora, per parlarvi ancora un attimino dell'ergonomia, la sella è durissima, ma ci sta, vista l'ambizione di questa moto del portarvi a divertirvi. Le pedane sono centrate, mi piacciono, così come mi piace la zona di calzata bella stretta. La 900 XR l'ho criticata, è vero, ma perché gli scoppi sono proprio tanto diversi, e qua abbiamo delle sospensioni specialistiche e un peso che se io toccassi meglio con questa moto, un po' di sterrato onestamente lo farei anche io volentieri. Questi ritmi tornanti senza usare la frizione, guardate, visto? Ferrata protente anche con un dito e affondamento progressivo. Sguardo all'interno curva, spalla dentro e lei volta da sola. E come vi dicevo, l'agilità non è la peculiarità principale di questa moto, però è solida, vi dà comunque fiducia, quindi preferisco una moto così, un po' meno agile, meno nervosa, ma che dà fiducia. Guardate il trasferimento di carico, ma assolutamente non è fastidioso. Guardate come si riesce a chiudere questi tornanti come un fazzoletto. Mi piace come sono accordati in mono, e io non so come andrà la versione con le Showa da 43, ma so che vorrei questa probabilmente. Del 21 bisogna un po' farci la tara, soprattutto se come me siete appena sceso al 19, ma devo dire che dopo un'oretta che la guido, oddio, un po' mi sono già abituato. Bisogna un po' sempre più dal 17 al 19, 21 essere sempre un po' più rotondi, anticipare un po' di più, però poi ragazzi devo dire che è divertente, mi piace, da quella sicurezza. Certo che qua vorrei poter osare un po' di più, ma poi vedo tutte queste chiazze di umido, ma guardate come gli rollate su bene il gas. La sella è molto dura, come dicevo, si sposta bene in sella, anche se queste zigrinature rendono un po' difficoltoso, queste zigrinature sulla sella. Ben bilanciata, abbastanza direi stabile, e vi permette anche comunque di attaccarvi ai freni. Lo sto facendo con un dito, non pensate che perché non ha delle radiali non frena, è come costa un po' troppo, perché comunque non ve l'ho detto prima, ma si va a finire a 16.000 euro senza problemi, 16-17.000. Chiaro che quelle cifre forse io vorrei una moto un po' più tuttofare. Questa è molto settoriale, perché già il fatto che uno in Tenere, io ne vedo tanti in città per esempio, vedo che le persone ci vanno a lavoro col Tenere per esempio. Questa non, tu vuoi una borsa da palestra, te la porti dietro, lo so che voi adesso poi c'è chi critica questa qua è la moto che no, questa qua è la moto che insomma è una moto con una sella morbida, con una sella comoda,
consumerà pochissimo, non scalda, va in senso a 50 all'ora, protezione aerodinamica secondo me con un cupolino alto non è neanche malvagia, solo che così non la si può ovviamente sfruttare di più, perché chi ha il Tenere come fa a prendere questa, a metterci un bauletto? Non può. E allora voi mi dite, vabbè, ma prenderebbe la 900 Adventure. La 900 Adventure è un'altra cosa che io non prenderei mai in considerazione. Questa devo dire sinceramente che se avessi una sella comoda, se ci fosse la possibilità di accessoriare, ma io, perché poi dipende che motociclisti siete, io ho fatto delle scelte un po' particolari e me le sono sempre un po' cucite addosso le moto quando c'è stata la possibilità di farlo. Su questa la vedo un po' più difficile così com'è. La sella è molto dura, per esempio a me dà un po' fastidio la sciatica, ragazzi, sa quella che è. Comunque se vi interessa 2000 giri non c'è una vibrazione, un regime autostradale che può essere 5000, 5, leggermente sulle pedane ma poca roba. La protezione aerodinamica comunque ragazzi me l'aspettavo peggio sinceramente, perché comunque adesso sarà che ho anche le orecchie tappate e quindi non riesco a sentire anche il rumore, ma non è malvagia. Sempre per chi chiede a cosa serve la nave controllo, a questo serve. Qua ci sono i Velox, io imposto in 60 e non mi rompo le balle a controllare la velocità, ce l'ho scritta lì, va lei a 60 all'ora, questo serve il cruise. E se non vi piace non mettetelo, se non vi piace comprate la Pegaso, non so, una moto degli anni 80, carburatori, cioè ce ne sono, anzi stanno anche aumentando di prezzo, perché così a chi piacciono, quelle nuove costano tanto, quelle vecchie aumentano di prezzo, così siete a posto, felici tutti. Comunque ragazzi, per riassumere, gestione del gas eccellente, vibrazioni poche, un sound non male, è prezzata un po' troppo alta secondo me, mancanza di possibilità di kittarsela per farci un po' del turismo, dell'adventuring magari anche in coppia, sospensioni che mi piacciono tantissimo ma è rimandata a una prova eventuale di una versione normale, una protezione qua sulla gamba che non ho neanche oggi il jeans con le protezioni, mi sembra che protegga anche abbastanza, insomma su c'erano 12 gradi. È una moto che, come vi dicevo, è bella piantata. Ragazzi, per la prova di questa BMW F900 GS ringraziamo Carlo Croce. Da Angi, ciao, è tutto. Vi ricordo di venirli a trovare, dirgli che avete visto il mio video, perché non ve lo state dicendo. Se comprate qualcosa ditegli che vi ho convinto io, e mi fate un bel regalo, però sarei molto orgoglioso. E allora ragazzi, alla prossima e spero di prima o poi. Intanto vi ringrazio ancora per i 1000, perché veramente vi ho ringraziato scrivendo un piccolo nella community, nella parte community. Vi ho ringraziato e vi ringrazio ancora, perché è il modo che mi date, oltre a vedere i video, per farvi sapere che vi piacciono. Quindi grazie veramente di cuore, grazie veramente, grazie ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Avevo fatto una scommessa con me stesso che ci sarei riuscito entro marzo, e così è stato, sono proprio felice, grazie.